La riserva frazionaria bancaria è un sistema in cui le banche sono tenute a mantenere solo una frazione dei depositi dei clienti sotto forma di riserve liquide, mentre il resto può essere utilizzato per concedere prestiti e fare investimenti. Questa frazione delle riserve, nota come riserva obbligatoria, è stabilita dalle autorità di regolamentazione e varia da paese a paese. Il concetto di riserva frazionaria consente alle banche di creare credito attraverso il processo di prestito, poiché possono prestitare più denaro di quanto effettivamente detengano sotto forma di riserve. Questo sistema contribuisce all'espansione della quantità di denaro nell'economia, ma può anche portare a rischi sistematici se vi è una perdita di fiducia nel sistema bancario o eccessiva esposizione al rischio da parte delle banche. La riserva frazionaria è composta da riserva obbligatoria, che deve essere accantonata alle banche centrali in appositi conti degli istituti di credito. Serve alla banca centrale per garantire che ogni banca sia in grado di saldare la propria esposizione debitoria con gli altri istituti in sede di camera di compensazione interbancaria. Se viene aumentata, oltre questo limite minimo, diventa uno strumento di politica monetaria gestito da governi e banche centrali. In Italia, in base al testo unico bancario, tale accantonamento di depositi non è utilizzato a garanzia dei correntisti in caso di corsa agli sportelli, è quindi un accantonamento contabile e finanziario, le somme sono effettivamente versate presso la banca centrale. Riserva a garanzia dei conti correnti si tratta di un fondo interbancario a garanzia dei correntisti, di un accantonamento contabile, in altri paesi effettivamente pagato. Riserva legale e statutaria sono una percentuale dei depositi che una banca decide volontariamente di accantonare entro un massimale stabilito per legge. In paesi come Regno Unito, Canada, Australia non è richiesta nemmeno la copertura obbligatoria. Riserva frazionaria in Europa. Modifica. In Europa non è prevista riserva frazionaria per depositi con durata prestabilita superiore a 2 anni, depositi rimborsabili con preavviso superiore a 2 anni, titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a 2 anni e invece al 2% per ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva come stabilito dall'articolo 4 del regolamento 1745 del 2003 della BCE. Quindi la banca deve possedere una contropartita in contante di ogni passività per un valore che oggi è compreso tra 0 e 2 punti percentuali. Il regolamento di Basilea 1, stabilito nel 1988 presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, portò la riserva frazionaria al 2%. Dal 18 gennaio 2012 il coefficiente è 1%. Se una banca non ha più sufficienti riserve, è obbligata a reintegrarle, ritirando qualche prestito ed eventualmente rallentando l'emissione di nuovi prestiti. La riserva è indispensabile per le banche per tenere nelle filiali il contante necessario ai prelievi ordinari dei correntisti, nei quali rientrano indirettamente assegni e bonifici da loro emessi e incassati dai destinatari del titolo di credito. Per completezza di informazione si deve tenere in considerazione che ogni anno vengono immesse in circolazione nuove banconote in relazione ad alcuni parametri, tra i quali la crescita economica dei paesi. La riserva frazionaria è il principale strumento di trasmissione della politica monetaria dalla banca centrale a tutte le altre banche. La riserva delle singole banche è aggiornata periodicamente a valle della rivelazione del capitale prestato. La garanzia può essere posta dopo aver effettuato la camera di compensazione con gli istituti di credito del sistema. Decide volontariamente di accantonare.